Salute a tutti. Non sappiamo bene quali sarebbero state le mosse di Giuttari dopo la perquisizione infruttuosa a Francesco Calamandrei del 7 luglio 1998. Dalle note successive che lui avrebbe scritto si capisce che in ballo c'erano spunti molto labili da verificare. In ogni caso, di lì a poco più di un mese, Giuttari dovette occuparsi di altro. Leggiamo da Il Mostro. Non faccio in tempo a riesaminare gli atti del primo processo e gli elementi e le testimonianze raccolte successivamente, alla luce dell'indicazione dei giudici di indagare sull'eventuale presenza di uno o più mandanti dei delitti, che ricevo un telegramma con la convocazione del Ministero dell'Interno a Roma per conferire presso la direzione centrale del personale. È la sera del 19 agosto 1998. Il giorno dopo, come richiesto, mi presento davanti al funzionario competente che, dopo i normali convenevoli, mi prospetta la promozione a vicequestore vicario e, nello stesso tempo, il cambio della sede di servizio. Non c'è una motivazione particolare, una zona che richieda con urgenza le competenze che ho sviluppato nei miei anni di servizio e prioritaria rispetto all'indagine ancora incompiuta sul mostro. Sono perplesso e non lo nascondo. Insomma, Giuttari sta dicendo qui che venne convocato dalla direzione centrale del personale del Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno è l'organo del governo dal quale dipende la polizia. E gli venne comunicata una promozione, io non so quale fosse il grado di Giuttari con precisione, però diciamo venne promosso a vicequestore vicario e gli fu cambiata la sede di servizio, non più Firenze ma un'altra che però io non so quale, non ho mai saputo quale. Allora, beh, è chiaro, no, che questa mossa del Ministero dell'Interno non era, diciamo, un premio a Giuttari, anche se c'era effettivamente una promozione, ma era un chiaro tentativo di bloccare le sue indagini. Questo è quello che lui capì, è quello che si capisce anche noi, no, anche dagli avvenimenti successivi. Allora, facciamo qualche precisazione prima di andare avanti. Qui siamo al 19 agosto del 1988. Il 24 marzo precedente era terminato il processo ai compagni di merende con la condanna a Vanni all'ergastolo e a Lotti a 30 anni di reclusione. Il 30 luglio, per cui 3 settimane prima di questa convocazione, era uscita la sentenza, diciamo le motivazioni di queste condanne. E in effetti nella sentenza si trova proprio quello che Giuttari dice, no, nel suo libro, cioè si trova un'indicazione dei giudici di indagare sull'eventuale presenza di uno o più mandanti dei delitti. Leggiamo dalla sentenza. Le risultanze processuali non hanno invece portato ad alcuna conferma delle dichiarazioni del Lotti in ordine al dottore che avrebbe commissionato i delitti e che avrebbe acquistato le parti escisse dal cadavere delle ragazze, pagandole materialmente al Pacciani. Ricordo che Lotti, in dibattimento al primo giorno delle sue deposizioni, raccontò questa storia del dottore, che Vanni gli avrebbe detto, lo abbiamo visto già in un video precedente. La Corte ha cercato di acquisire elementi anche su tale punto, ma il risultato non è stato positivo, nel senso che non vi è stato alcun riscontro preciso sul suddetto dottore. Non sembra tuttavia che il Lotti possa aver mentito solo su tale circostanza, non avendo avuto alcun ragionevole motivo per farlo. Ecco, qui è bene fare una precisazione, no? Cioè, qui il relatore parla che non è possibile che Lotti, non sembra tuttavia che Lotti possa aver mentito soltanto su tale circostanza, ma in effetti, secondo i giudici, Lotti aveva mentito su un'altra circostanza, quella degli spari a Giogoli. Cioè i giudici non credettero, la sentenza lo dice chiaramente, non credettero alla confessione di Lotti di aver sparato a Giogoli, però poi nella sentenza non si spiega, diciamo, quali potrebbero essere stati i motivi ad aver indotto Lotti a fare quell'ammissione. Per cui non è vero che sarebbe stata questa l'unica occasione in cui Lotti avrebbe mentito, quella del dottore, perché già lo aveva fatto per
lo aveva fatto anche per gli spari a Giovoli. Comunque, i giudici, il relatore, insomma i giudici, aggiungono degli elementi per avvalorare l'ipotesi dei possibili mandanti. D'altra parte, l'istruttoria dibattimentale ha lasciato intravedere qualcosa che porta nella direzione indicata da Lotti e quindi del predetto fantomatico dottore. È emerso infatti 1. Che in occasione dei duplici omicidi di Scopeti e di Vicchio, il Pacciani e il Vanni avrebbero lasciato un fagotto, poggiandolo delicatamente per terra nella zona dei cespugli, il che lascia ragionevolmente presumere che si sia trattato delle parti escisse dal corpo delle ragazze, che venivano lasciate temporaneamente lì, a disposizione di altro soggetto che avrebbe dovuto rimuoverle e portarle via. Ciò porta a ritenere che possa esserci stato anche qualche altro personaggio nascosto tra i cespugli, personaggio che non si voleva far vedere e che interveniva subito dopo per prelevare le parti escisse. E allora, qui cosa si deve dire? Che sembra veramente una cosa assurda, no? Questa, che le parti escisse sarebbero state lasciate dopo il delitto tra i cespugli in attesa che arrivasse qualcuno nascosto non si sa dove, a prenderle. È una scena da film di serie Z, cioè cosa si deve immaginare? Che tra i cespugli ci fosse qualcuno che guardava mentre questi stavano uccidendo e questi posavano lì questo fagotto e quando se n'era andati questo qualcuno usciva e andava a prenderlo, ma diciamo è una situazione, uno scenario veramente poco credibile. Comunque andiamo avanti. Con il punto 2, che le indagini di carattere finanziario eseguite dalla polizia giudiziaria sul conto di Pacciani hanno portato ad una situazione economica del tutto incompatibile con la sua condizione di contadino. Beh, questo l'abbiamo già visto, abbiamo dato un'occhiata a quello che era il patrimonio di Pacciani. Vabbè, chi ha visto il video sa di cosa sto parlando. Che una situazione un po' simile, punto 3, si riscontra anche relativamente al Vanni, per quanto costui abbia fatto per anni il postino ed abbia preso una liquidazione all'atto della sua andata in pensione. Cioè qui i giudici stanno stanno affermando che anche il Vanni avrebbe avuto troppi soldi, nonostante che loro stessi riconoscono che aveva avuto la sua liquidazione dal lavoro di postino, era andato in pensione e aveva preso la liquidazione. Comunque, e qui arriva la cosa importante, la cosa di cui Giuttari si è sempre ha sempre messo in evidenza per giustificare le sue indagini alla ricerca di questi fantomatici mandanti. Scrivono i giudici: le predette situazioni vanno comunque meglio verificate da parte del PM ai fini di una valutazione più sicura, nell'ambito delle nuove indagini in ordine al predetto dottore. D'altra parte, la Corte non poteva non segnalare anche tutte le predette circostanze che possono portare a maggiori risultati e a fare finalmente completa luce sulla presente vicenda, che si trascina purtroppo da molti anni. E qui effettivamente c'è da dire che Giuttari ha ragione, ha sempre avuto ragione quando diceva che i giudici di primo grado che condannarono Vanni e Lotti chiesero alla procura, al PM e chiaramente indirettamente anche a lui, alla polizia, di indagare su questo dottore. A questo punto torniamo a quel giorno, quel 19 agosto 1998, quando Giuttari era andato a Roma a sentire di questo suo trasferimento. Continuiamo leggendo il mostro. Riparto da Roma ancora incredulo. I 250 chilometri che la separano da Firenze servono a calmarmi e a riordinare le idee. Cerco di capire la mossa dei miei superiori, ma non ci riesco. Posso comprendere che ormai per molti la storia del mostro stia diventando obsoleta, sorpassata, in fondo tutto sommato risolta con l'arresto dei complici di Pacciani e la sua morte, più che sufficienti ad appagare la curiosità dell'opinione pubblica, forse ormai distratta da altri eventi. Per molti, ma non per i vertici della Polizia di Stato, che certo non possono ignorare le indicazioni dei giudici che hanno condannato Vanni e Lotti, quelle indicazioni che abbiamo appena letto. No, qualcosa non torna.
Se c'è qualcuno che dovrebbe non poterne più di questa storia e che potrebbe uscirne all'apice del successo, perché ha dimostrato inequivocabilmente l'esistenza di complici e con essa in modo indiretto la colpevolezza di Pacciani e assicurato i complici alla giustizia, quello sono proprio io. Potrei limitarmi a godere i frutti del mio successo, invece di tornare a sporcarmi le mani con un'inchiesta difficile e già contrastata. Ho deciso lungo il percorso che costi quel che costi. Devo rinunciare alla promozione e resistere a quel trasferimento. Lo devo all'integrità della mia professione, alle vittime del mostro, alla sete di giustizia del padre di Pierontini, all'opinione pubblica, che ha il diritto di sapere la verità fino in fondo e non solo ciò che aggrada agli organi di stampa o conviene a qualcuno per suoi imperscrutabili motivi. Allora, qua, cominciamo col dire che questo accenno alla stampa è fuori luogo, no? Perché la stampa sarebbe stata ben contenta di avere ulteriore materiale da poter mettere nei suoi articoli. Ma allora, Giuttari sta dicendo che voleva sacrificarsi, no? Rinunciando ai frutti del suo successo, impelagandosi, diciamo così, usiamo questo termine, impelagandosi in una vicenda di indagini che appariva già difficile fin dall'inizio. Avrebbe potuto sfruttare il successo raggiunto con la condanna dei compagni di merende. Ma chi avrebbe avuto interesse a bloccare le sue indagini e perché? Lui parla di conviene a qualcuno per suoi imperscrutabili motivi. Negli anni successivi Giuttari avrebbe tante volte detto che qualcuno avrebbe bloccato le sue indagini per proteggere sostanzialmente questi mandanti. Questo è stringi è il suo discorso, no? Cioè ci sarebbe stato qualcuno tra le alte sfere della polizia, della magistratura, eccetera, eccetera, che avrebbe tentato di bloccare le sue indagini. Poi questa ipotesi sarebbe entrata anche nei suoi libri di narrativa, insomma, che qualcuno ho avuto occasione di capire che scambia per quella che sarebbe la verità, no? Quelli sono soltanto libri di fantasia. Però comunque la sua ipotesi era questa, che qualcuno avesse bloccato le sue indagini per impedire che si arrivasse ai mandanti. Allora, diciamo, c'è tutta una serie di passi, no? di contrasti tra Giuttari e prima la polizia, poi la procura di Firenze. Comunque, arriviamo in fondo, arriviamo diciamo, al 2007 e leggiamo la sua posizione riguardo a questo argomento che lui espresse in Confesso che ho indagato nel 2007, quando uscì dalla polizia e si dedicò a tempo pieno alla carriera di scrittore. Allora, aveva raccontato, diciamo, fino a questo punto del libro tutte le sue vicissitudini, appunto, di questi tentativi di bloccare le sue indagini, poi riusciti, e scrive: intanto il vero mostro, il grande regista a cui Pacciani si era appellato per essere scagionato, continua a ridersela, sempre che sia ancora in vita, perché è chiaro che nella vicenda del cosiddetto mostro di Firenze non potevano esserci stati solo Pacciani, Vanni e Lotti, in pratica la manovalanza, che ha corso la maggior parte dei rischi e che alla fine, come spesso succede, ha pagato di più. No, devono esserci stati anche altri personaggi, così come indicato dai giudici, personaggi intoccabili per i quali si è dovuta muovere una ben attrezzata regia, che attraverso i canali giusti ha fatto di tutto per non far progredire le indagini, e di questi intoccabili non si saprà mai nulla. Allora, questo qui è Confesso che ho indagato, un libro abbastanza recente, e comunque diciamo, questi commenti si collocano alla fine del percorso delle indagini, diciamo, di Giuttari al 2007, ma già nel 99, quando Giuttari venne trasferito, cioè ci fu questo tentativo di trasferimento da parte dei vertici della Polizia di Stato, da parte del Viminale sostanzialmente, vediamo come Giuttari immaginava quello che ci potesse essere sotto. Possiamo averne un'idea da una sua nota di poco posteriore, di 2 anni posteriore, il 3 dicembre 2001, diretta a Canessa, nella quale lui faceva diciamo così, un sunto,
un elenco degli spunti che aveva trovato per la ricerca di questi mandanti e che avrebbero meritato di essere approfonditi. Una nota della quale avremo occasione di parlare molte volte. In questa sede ci interessa quello che lui scrisse su un certo personaggio, Gennaro Monaco, il dottor Gennaro Monaco. Gennaro Monaco era un prefetto di Roma che adesso è deceduto nel 2018 a 75 anni, noto, si fa una ricerca, si trova, per aver contribuito a sgominare la banda della Magliana a Roma. Giuttari lo aveva preso in esame in questa sua nota perché era lui che aveva raccolto le dichiarazioni di un personaggio, una donna, Consolata Corti, che aveva fatto delle dichiarazioni deliranti nelle quali aveva accusato un personaggio in vista, un personaggio, adesso non ricordo chi, ma insomma aveva accusato questo personaggio di essere il mostro, dichiarazioni che poi avrebbe sconfessato negli anni successivi. Insomma, la donna stava attraversando in quel periodo un momento difficile e era venuta fuori con queste accuse. Ecco, allora, questo funzionario, questo Gennaro Monaco, aveva raccolto queste sue dichiarazioni anche, diciamo così, squalificandole, e Giuttari questo glielo rimproverava. Comunque leggiamo quello che Giuttari scrisse in questa nota del 3 dicembre 2001 relativamente a questo personaggio. In relazione al dottor Gennaro Monaco si è già riferito evidenziandone comportamenti illeciti che hanno influito notevolmente sullo sviluppo delle indagini sui duplici omicidi in questione, che a causa delle vicissitudini professionali di questo dirigente hanno subito una prolungata fase di stallo, protrattasi per oltre un anno. Qui diciamo che dovremmo fare un passo in avanti dicendo che questo tentativo di trasferimento di Giuttari avrebbe prodotto, diciamo così, vari ostacoli alle sue indagini. Proseguiamo sulla nota. Infatti il dottor Monaco, nella sua veste di direttore della polizia criminale, redigeva atti palesemente falsi, che sono stati utilizzati dai ministri dell'interno per emanare i decreti con cui questo veniva sollevato dall'incarico di dirigente della squadra mobile di Firenze, mentre era notoriamente impegnato in prima persona nelle indagini sul filone dei mandanti, per essere assegnato a minore incarico, quello di dirigente dell'ufficio stranieri. Questo sarà in un secondo momento, dopo la promozione che Giuttari avrebbe rifiutato, si sarebbe andati poi a un incarico, diciamo così, di qualità, di livello inferiore. Appare pertanto chiaro e documentato che il dottor Monaco ha arrecato un ingiusto danno sia all'attività investigativa in corso, sia a questo dirigente, cioè a Giuttari, che a causa dei 2 trasferimenti d'ufficio patiti ha subito ingenti danni patrimoniali e morali. Giova inoltre riferire, e qui viene il bello, che Pecoraro Osvaldo, ispettore capo della Polizia di Stato, sentito a verbale il giorno 7 giugno 2001, riferì: da notizie ricevute e confermate da più fonti, tra questi mandanti vi sarebbe lo scrittore Bevilacqua. Vi ricordate Alberto Bevilacqua, no? Del quale abbiamo già parlato in un video precedente, che mi risulta legato strettissimamente al dottor Cavaliere, al prefetto Monaco, al dottor Antonio Del Greco e al precedente capo della polizia, dottor Masone, addirittura. Tutte queste personalità istituzionali avrebbero avuto e avrebbero tuttora interessi, non meglio per me individuati, a fornire certi aiuti al Bevilacqua, nel senso di non farlo entrare nelle indagini che state svolgendo. Questa è la dichiarazione di questo ispettore, capo della Polizia di Stato, Osvaldo Pecoraro. Come si vede, tra le notizie avute dal Pecoraro, che è un ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso il Ministero dell'Interno, e allo stesso confermate da più fonti, il dottor Monaco e il precedente capo della Polizia, dottor Fernando Masone, si sarebbero attivati per mantenere fuori dalle indagini sul mostro di Firenze il noto scrittore Alberto Bevilacqua. E allora c'è da dire che questa è una dichiarazione molto pesante. Allora, che Alberto Bevilacqua fosse uno dei mandanti, Giuttari non lo sta affermando, però sta riportando le dichiarazioni di questo Pecoraro
al quale sarebbe stato detto che Alberto Bevilacqua sarebbe stato un mandante, e peggio, questo mandante sarebbe stato protetto da questi personaggi di altissimo livello, tra cui addirittura il capo della polizia, mi sembra dal 94 al 2000, Masone, sarebbe stato protetto da questi personaggi. Insomma, si comincia a intravedere queste protezioni in questi vertici, che poi sarebbero stati responsabili del tentativo di bloccare le indagini di Giuttari. Questo insomma si arguisce, no, da questo scritto. Cosa si cercherà di dimostrare in questo video? In questo video si cercherà di dimostrare che questi tentativi di bloccare le indagini di Giuttari non avevano questo movente, cioè non c'era nessun tentativo di proteggere questi fantomatici mandanti, che tra l'altro nessuno ha mai visto, nessuno ha mai avuto notizie di loro. Tantomeno Alberto Bevilacqua. Io non lo so, può darsi che Alberto Bevilacqua abbia avuto delle conoscenze, lui era di Roma, conosceva a Roma, avrà conosciuto gente, insomma uno scrittore famoso, avrà conosciuto gente alla quale si sarà rivolto per uscire dal suo stato di angoscia dovuto alle accuse di Anna Maria Ragni, se vi ricordate, appoggiata da Gabriella Carlizzi. Si sarà anche attivato, no, perché qualcuno lo aiutasse a far cessare questo clima di persecuzione che c'era contro di lui. Però da questo a far vedere questi tentativi di aiutare Bevilacqua come tentativi di proteggere un mandante dei delitti del mostro, insomma, ce ne corre. Quello che in questo video si cercherà di dimostrare è che le motivazioni di questo tentativo di bloccare le indagini di Giuttari erano ben altre. E cominciamo da un po' lontano. Cominciamo dalla deposizione di Giuttari al processo ai compagni di merende del 23 giugno 97. Ecco, Giuttari fu uno dei primi, forse il primo addirittura, a sedersi sul banco dei testimoni al processo, e il 23 giugno fu il primo di 4 giorni di deposizione. In questi 4 giorni Giuttari raccontò tutte le sue indagini. E raccontando queste indagini c'è da dire che fece delle, diciamo così, velate ma nemmeno troppo, accuse a chi aveva indagato prima di lui. Accuse che consistevano nel non aver voluto prendere in esame delle testimonianze che portavano verso i più mostri, verso il gruppo dei mostri, no? E testimonianze che avrebbero potuto magari anche salvare qualche vita. Ecco, allora, questi testimoni dimenticati secondo Giuttari erano 20 persone. Comunque, nella sua deposizione leggiamo qualche sua frase. Testimonianze per me ritenute utili, che mi accorsi purtroppo che non erano state portate alla conoscenza della Corte di Assise, che aveva giudicato Pacciani. Può dare l'idea di quanto importanti dovevano essere quelle circostanze e quanto importante sarebbe stato portarle alla valutazione del giudice della Corte di Assise. Sempre per il delitto dell'84, già all'epoca c'erano altre testimonianze importanti che non erano state valutate. Allora, queste critiche è probabile che non avrebbero avuto grande risonanza, perché non erano critiche, diciamo così, aperte, no? Erano critiche velate, insomma. Se però non ci fossero stati giornalisti, cioè i giornalisti fiutarono, diciamo così, l'articolo e andarono a fine deposizione da Giuttari a chiedere delucidazioni su queste indagini che sarebbero state condotte male. E naturalmente il giorno dopo i giornali uscirono con articoli, diciamo così, dal tenore eclatante. Leggiamo alcuni pezzi di quello di Giulia Valdi sull'Unità, con un titolo eloquente: Il mostro di Firenze poteva essere fermato. Se fosse vero, gli ultimi 4 ragazzi uccisi dal mostro di Firenze potrebbero essere ancora vivi. Se le indagini non si fossero incaponite sul serial killer isolato, forse la feroce lista dei delitti del maniaco si sarebbe fermata al 1983.
Ne sembra convinto il capo della mobile di Firenze, Michele Giuttari. Le prime 4 ore di deposizione di Giuttari sono un vero e proprio atto d'accusa a stile e strategie delle indagini precedenti. Sono decine le segnalazioni di una macchina rossa e di tipo sportivo, la macchina di Lotti. Ma nessuno se ne è curato. La prima è del 13 settembre 83, 4 giorni dopo il delitto di Giogoli. Giovanni Nenci si presenta spontaneamente ai carabinieri e dice di aver visto nella piazzola una macchina sportiva con la parte posteriore tronca di colore rosso. In realtà non è proprio così, ma nessuno approfondì la segnalazione. La testimonianza più sconvolgente, dice Giuttari alla corte, è quella di Maria Grazia Frigo a proposito del delitto di Vicchio. La signora avrebbe visto un uomo su una macchina che procedeva a grande velocità intorno a mezzanotte, a 2 passi dal luogo dove 2 ragazzi erano stati uccisi. Lo disse ai carabinieri, ma della sua deposizione non c'è traccia. L'investigatore formalmente, cioè Giuttari, se la prende con i criminologi. Posso soltanto dire che queste testimonianze citate sono tutte testimonianze importanti. Il fatto che non siano state portate alla valutazione, io non ho fatto la prima indagine, è perché probabilmente c'è stato un condizionamento in quell'inchiesta dei risultati dei periti criminologi che sostenevano con fermezza che l'autore di quei delitti era un serial killer solitario. E quindi tutte le circostanze che portavano alla presenza di più macchine e quindi di più persone non interessavano a quella ricostruzione sposata dagli investigatori dell'epoca, che però è stata smentita dai fatti. I fatti sono questi qua, sono dati oggettivi che non si potevano non registrare. Sono persone serie, umiliate perché non credute, convinte di fare il loro dovere. Su Repubblica, in Cronaca di Firenze, un articolo dal titolo "Mostro, il super poliziotto accusa, indagini sbagliate, qualcuno poteva salvarsi". La Nazione attribuì a Giuttari questa frase: 4 vittime del mostro potevano essere salvate, che era scritta a grandi caratteri sopra una fotografia di Giuttari che parlava con i giornalisti. Allora, qui appunto, come ho già detto, non è che queste accuse fossero reperibili nella deposizione di Giuttari, così eclatanti, e furono, diciamo, i giornalisti rincararono la dose, però ci sarebbe da domandarsi a quel punto se accettare di rispondere alle domande dei giornalisti da parte di Giuttari dopo la sua deposizione fu una mossa, diciamo, corretta, perché si sa, i giornalisti fanno il loro mestiere, no? Che tante volte non è quello di arrivare alla verità, ma è quello di vendere, far vendere i loro giornali. In ogni caso, il giorno dopo, letti i giornali, Carlo Papini, che era segretario del Sindacato Autonomo di Polizia, il SAP, fece affiggere in tutti gli uffici dipendenti dalla questura di Firenze un comunicato durissimo, solo 2 righe, perché ci sentiamo in dovere, come rappresentanti dei poliziotti, di chiedere scusa alle persone presenti in aula, che hanno ascoltato le dichiarazioni del dirigente della squadra mobile fiorentina, dottor Michele Giuttari, e riassunte dagli organi di informazione nella frase: 4 vittime del mostro potevano essere salvate. La cosa ci sembra molto grave, sia per la deontologia professionale che avrebbe dovuto portare il dottor Giuttari solo all'escussione dei fatti che lo hanno indirizzato al coinvolgimento nell'inchiesta di altre persone e non alle valutazioni personali di errori commessi dagli investigatori precedenti. Le dichiarazioni rese dal dottor Giuttari sarebbero dovute rimanere nella pertinenza del processo che si stava svolgendo, tenendo conto che ogni parola detta nel dibattimento, anche se emessa senza pensarci troppo o pensandoci molto, screditando l'operato di altri poliziotti, viene ascoltata oltre che da giornalisti, utili sempre per far carriera ed emarginati quando non sono in sintonia con la dirigenza, anche dai familiari delle vittime, che dopo la sofferenza straziante trascorsa in questi anni per la perdita di una persona cara, hanno dovuto sentirsi dire dalla stessa polizia che si sarebbero potuti salvare e potevano essere sempre lì insieme a loro. Chiediamo di nuovo scusa ai familiari che sono passati in secondo ordine, lasciando il posto a lotte interne per un posto dirigenziale più ambito, a cui la risoluzione del caso Mostro di Firenze porterebbe.
Il dottor Giuttari, che giorni fa dichiarava sui giornali che qualcuno vuol gettare fango sulla Polizia di Stato, non si è accorto che con le sue dichiarazioni si è trasformato proprio in uno di loro, con la differenza che oggi si sta parlando senza pensare al dolore delle famiglie coinvolte. In ultimo vogliamo porgere gli auguri per il nuovo incarico del dottor Giuttari, e cioè di nuovo dirigente il Centro Criminal Pol Toscana di Firenze. Ancora scusa a tutti. Il comunicato, come si vede, è durissimo, cioè qui vengono fatte delle accuse a Giuttari di aver praticamente usato le sue indagini sul mostro di Firenze per fini di carriera. Qui si parla di promozione a dirigente il Centro Criminal Pol Toscana di Firenze, cosa di cui io non so nulla, però questo è quello che dice Papini. Giuttari, quando lesse questo comunicato, immediatamente denunciò Papini per diffamazione. Allora, prima di proseguire, questa vicenda di Giuttari contro Papini andò avanti, no? Poi la vedremo questa vicenda, come si evolse, ma due paroline sul discorso del 128 visto a Giovoli. Allora, Giuttari praticamente disse che se si fosse tenuto conto della testimonianza di Giovanni Nenci, che aveva visto questa macchina rossa, questa 128 rossa, la mattina del giorno del delitto dei ragazzi tedeschi accanto al loro furgone, se si fosse indagato, magari si sarebbero potuti salvare le vittime di Vicchio e di Scopeti. Però c'è anche da dire questo, che Lotti l'aveva raccontata in un altro modo, cioè non aveva detto di essere stato sul luogo del delitto prima, ma di esserci stato portato da Vanni e Pacciani la sera stessa in cui questo delitto avvenne. Per cui se si doveva credere a questa testimonianza, si doveva anche sconfessare la dichiarazione di Lotti su quel delitto. Ma arriviamo a un testimone di questi 20 testimoni dimenticati, che era l'imprenditrice Maria Grazia Frigo, che abbiamo visto nominata in un articolo. Allora, nella sua deposizione, in quella deposizione lì, sempre del 23 giugno, quando Giuttari aveva elencato questi testimoni dimenticati, questi 20 testimoni dimenticati, aveva insistito moltissimo su questa Maria Grazia Frigo. Allora, chi era Maria Grazia Frigo? Cosa aveva visto? Maria Grazia Frigo aveva visto, disse di aver visto su una strada sterrata che era sopra la piazzola di Vicchio, e in quella sera lì, la sera del delitto, lei era stata ospite in un podere lì vicino, aveva visto una macchina con sopra Pacciani. Giuttari, leggiamo qualcosa di quello che aveva detto. La signora è molto precisa, ha una memoria, devo dire, formidabile, ed è stata molto molto precisa. Vedremo che è una testimone che mi ha impressionato veramente in una maniera eccezionale, positivamente, e che devo dire, quando l'ho sentita, era mortificata, perché non era stata quasi creduta nel 92 quando si era presentata spontaneamente. Allora, vediamo qual era stato l'iter della testimonianza di Maria Grazia Frigo, una testimonianza molto controversa. Allora, lei si era presentata, 8 anni dopo il suo avvistamento, in piena epoca Pacciani, quando si indagava su Pacciani, quando Pacciani era sui giornali, no? E c'erano moltissimi testimoni che si presentavano rinvangando episodi di anni e anni prima, e lei era stata una di questi. Il 2 dicembre del 92 la Frigo telefonò a Canessa, dichiarando di aver visto Pacciani alla guida di un'auto rossa, in quella zona lì di Vicchio, no? In questa strada sterrata. 2 giorni dopo gli uomini della SAM andarono a sentirla e quest'auto da rossa diventò genericamente scura. Il verbale di questa audizione fu trasmesso a Canessa, che, giudicando la testimone poco attendibile, non la convocò al processo, e lei ci rimase male, c'è da dire che ci rimase male. In epoca, diciamo così, di ricerca dei complici di Pacciani, fu segnalata al PM da una nota della SAM, una nota del 12 ottobre 95, e il 26 marzo del 96 venne interrogata da Giuttari
e il 29 Giuttari la condusse sul luogo del delitto, diciamo, la portò in giro in macchina cercando di capire quello che lei aveva visto. E in quell'occasione la macchina che da rossa, l'unica macchina che da rossa con sopra Pacciani era diventata scura. Pacciani in quel periodo aveva una Ford Fiesta che era chiara, per cui è per questo che probabilmente Canessa non aveva preso in considerazione questa testimonianza. Con Giuttari, in presenza di Giuttari, le macchine diventarono due, una bianca con a bordo Pacciani e una rossa con a bordo Lotti. Insomma, è evidente, no, il tentativo, diciamo così, della teste di andare incontro alle esigenze del suo interlocutore. Allora, il 15 aprile la donna venne sentita da Vigni e Canessa e poi fu inserita tra i testimoni del processo. Allora, in occasione della sua deposizione, che fu il 7 luglio del 97, suscitò molte perplessità anche nel presidente, che era sempre favorevole, eccessivamente favorevole a tutte le testimonianze che andavano a corroborare lo scenario così emerso dalla confessione di Lotti, dalle dichiarazioni di Lotti. Ecco, questa test venne controinterrogata da Pepi, che in quel momento era il difensore di Vanni, e da Bagattini, che era il difensore di Giovanni Faggi, e si cadde in contraddizione numerose volte. Le fu chiesto del perché la macchina che era rossa era diventata scura, poi da una erano diventate due. E allora la donna cercò di cavarsela, no? di dire che cercò di trovare vari motivi a queste sue contraddizioni, ma poi alla fine vennero fuori delle accuse piuttosto pesanti. Leggiamo una parte dello scambio con Bagattini. Frigo. Durante questo interrogatorio ho guardato tutte le fotografie, cioè qui si sta parlando dell'interrogatorio diciamo così, dell'audizione che la Frigo ebbe con gli uomini della Sama 2 giorni dopo la sua telefonata a Canessa, quando la macchina dal rossa di Canessa era diventata scura. Senza esitazione ho trovato quella che corrispondeva a quello che a me interessava per il mio ricordo della persona che avevo visto nella macchina bianca. Era tutto un via vai di entro dall'ufficio, esco dall'ufficio, tipo andare a consultarsi con qualcuno, una cosa e un'altra. Poi a un certo punto io ho accusato una certa fretta di stilare il verbale, perché insomma bisognava chiudere. E una di queste persone ha detto: non possiamo scrivere del colore bianco, perché la signora ha detto al PM che era rossa, e quindi diciamo genericamente che è scura. Cioè la Frigo stava sostenendo di aver detto che era bianca in quell'occasione, come la Ford di Pacciani, ma che siccome aveva detto a Canessa che era rossa, gli uomini della SAM avrebbero scritto nel verbale che era scura, per non contraddire la sua precedente telefonata. Bagattini: genericamente che è scura, scusi. Frigo: cioè per loro non era particolarmente importante che si segnasse. Bagattini: e questo, scusi signora, nonostante che lei avesse fatto presente, ma guardate che io l'ho vista bianca. Frigo: ascolti, può darsi che anche io dopo 2 ore fossi stata un po' giù di tono. Per me la cosa importante, quella che io ritenevo importante, era che avevo riconosciuto la persona che avevo visto quella sera. Cioè lei dice: non è importante il colore della macchina, è importante che sopra c'era Pacciani. Bagattini: comunque ecco questa frase: non voglio esprimermi con assoluta certezza, anche se ritengo che propendesse sull'oscuro. Frigo: come le ripeto, è stata una decisione delle persone che stavano in ufficio, cioè erano loro che le avevano scritto sul verbale secondo lei, ma lei non l'aveva detto. Mi dice: guarda, al PM la signora ha detto che era rossa, non possiamo scrivere che era bianca, allora mettiamo genericamente che era scura. Avevano tutti una gran premura di andare a mangiare, scusi se glielo dico. Accuse molto pesanti, cioè la Frigo stava dicendo che i poliziotti avevano scritto sul verbale una cosa differente da quella che lei aveva dichiarato. Quando la donna si alzò, intervenne l'avvocato di Vanni, Pepi, Giangualberto Pepi. All'esito della dichiarazione oggi resa dalla Frigo Maria Grazia, chiedo che la Corte voglia sentire immediatamente i verbalizzanti dell'interrogatorio del 4 dicembre 92.
che sarebbero l'ispettore Lamperi, Frillici di Genova e Scirocchi. Mi pare che 3 di questi sono già indicati anche dal pubblico ministero nella lista. Io chiedo l'audizione soprattutto a chiarimento di queste affermazioni fatte dalla Frigo, perché, a avviso di questo difensore, se emergesse la conferma di quanto la signora Frigo oggi ha dichiarato, vi potrebbero essere anche delle responsabilità di ordine penale, di cui la difesa in questo momento si riserva eventualmente di esperire le vie necessarie. Cioè il difensore di Vanni sta dicendo che se è vero che i funzionari, cioè i poliziotti dell'epoca, avevano scritto sul verbale una cosa differente da quello che aveva dichiarato la Teste, e questa era un'azione che aveva dei risvolti anche penali. E Pepi voleva chiarimenti in aula, voleva che questi verbalizzanti venissero in aula a raccontare la loro versione. Naturalmente i giornalisti che erano presenti non si lasciarono sfuggire l'occasione. Negli articoli del giorno dopo soffiarono sul fuoco delle polemiche. In Repubblica si legge: quella notte vidi l'auto di Pacciani ed esplode la polemica con la SAM. Sulla Nazione, in udienza nuove ombre sulla squadra antimostro. Allora la SAM, parliamo un attimo della SAM, no? La SAM, squadra antimostro, è ben noto che furono il gruppo dei poliziotti e anche carabinieri che indagarono su Pacciani. Erano diverse persone comandate da Ruggero Perugini. Quando poi Pacciani fu condannato in primo grado, praticamente la SAM si smobilitò, cioè rimasero pochissime persone all'interno della SAM. Perugini se ne andò in America e rimasero in pochi. Praticamente rimasero, a quello che so io, rimasero fondamentalmente in 3: l'ispettore Lamperi, Riccardo Lamperi, il sovrintendente Alessandro Venturini, non so allora quale fosse il suo grado, poi sarebbe diventato sicuramente sovrintendente, e l'agente Lidia Scirocchi. Erano queste 3 le persone. No? Queste persone, quando ci fu, diciamo così, l'avvicinarsi dell'appello Pacciani con l'evidente pericolo, anzi diciamo la quasi certezza che in appello Pacciani sarebbe stato assolto, in procura si cercò di correre ai ripari andando a sviluppare l'ipotesi che Pacciani fosse stato aiutato, ipotesi che era venuta fuori con la testimonianza di Lorenzo Nesi e altre cose. I pochi uomini della SAM che erano rimasti furono messi a indagare su questi avvistamenti che erano stati trascurati, cioè praticamente i 20 testimoni che Giuttari in aula disse di aver rintracciato lui, non è vero proprio questa cosa, no? Questi 20 testimoni furono recuperati da queste indagini fatte sostanzialmente da Riccardo Lamperi e Alessandro Venturini. Tra l'altro io ho avuto l'occasione di sentire direttamente i fatti dall'ispettore Lamperi e ho anche scritto un articolo sul mio blog che si chiama Autunno 1995, dove racconto di queste indagini e così queste indagini che portarono, diciamo così, del materiale sul quale poi Giuttari, quando si insediò a capo della squadra mobile, ebbe modo di lavorare e poi di interrogare queste persone e così via. Però appunto questi 20 testimoni erano stati stanati, se vogliamo usare questo termine, prima che li prendesse in esame Giuttari, da Lamperi e Venturini, i quali di fronte a queste accuse della Frigo ci rimasero male, diciamo non tanto Venturini quanto Lamperi, ma già in altre occasioni, che era uno dei verbalizzanti, ma già in altre occasioni, diciamo così, i due avevano avuto modo di lagnarsi di questo clima, diciamo così, di critica di quelle che erano state le indagini precedenti a quelle dei compagni di merende. Lamperi sarebbe andato volentieri in aula a raccontare come andò questo interrogatorio con la Frigo, ma non sapeva bene che non sarebbe stato chiamato, diciamo, non c'era interesse a fomentare queste polemiche. Di questi 4 verbalizzanti solo Frillici mi sembra che andò in aula, ma per parlare di altre cose, diciamo che l'argomento Frigo non venne affrontato. Allora cosa fece Lamperi? Appoggiato da Venturini, prese carta e penna e scrisse al vicecapo della polizia:
il noto Gianni De Gennaro scrisse una lettera nella quale si lamentava di queste critiche, di questi veleni, diciamo, di queste accuse che erano state fatte alle indagini alle quali lui aveva partecipato. Allora, leggiamo alcune parti di questa lettera, scritta appunto, dico, al vice capo della polizia Gianni De Gennaro. Duole constatare come da mesi, ed in particolare in questi ultimi tempi, in coincidenza dell'avvio del processo di primo grado a carico di Vanni Mario, Lotti Giancarlo ed altri, siano frequenti gli articoli di giornale pubblicati anche in cronaca nazionale, in cui sono raccolte dichiarazioni secondo cui gli investigatori della SAM hanno dimenticato di valutare nella giusta luce testimonianze ed hanno omesso di compiere le doverose indagini. Tali affermazioni, peraltro presenti anche in sede dibattimentale, sono gratuite e false ed inoltre ledono l'onorabilità e la professionalità degli scriventi che non hanno nulla da rimproverarsi. Alla luce di queste considerazioni e del fatto che l'avvocato Pepi, difensore di Vanni Mario, ha richiesto in dibattimento l'audizione degli uomini della SAM, poiché a loro carico potrebbero concretizzarsi anche delle responsabilità penali per aver omesso di portare in giudizio di primo grado contro Pietro Pacciani delle testimonianze importanti, si fa rilevare come la continua opera di delegittimazione e di svilimento del lavoro da noi svolto abbia prodotto i suoi frutti nefasti che hanno instillato nella mente di coloro che seguono il processo l'erronea convinzione che le indagini siano state affidate a persone di scarsa capacità, poco professionali e molto superficiali. Questa situazione ha determinato nei confronti degli scriventi danni immeritati e gravissimi al loro prestigio e alla loro onorabilità, ingenerando l'idea sbagliata che tutta la verità sia dovuta alle attente riletture che altro non sono che l'utilizzo sistematico dell'ottimo lavoro investigativo già svolto. E qui Lamperi si riferisce alle sue indagini assieme a Venturini precedenti l'insediamento di Giuttari alla squadra mobile, che si possono leggere nel mio articolo sul blog Autunno 1995. Si può concludere con la riflessione secondo la quale la lista dei testi non la compila la polizia giudiziaria, bensì l'ufficio del PM, il quale sicuramente ben informato su tutte le testimonianze raccolte, fatte passare ora per inedite o trascurate, decise molto opportunamente di portare in primo grado quelle che riteneva più utili per resistere agli attacchi del collegio di difesa in sede di controesame. Quanto sopra si riferisce con la speranza che la signoria vostra vorrà accertare la verità dei fatti sulla base di dati oggettivi. Il 3 settembre Lamperi e Venturini furono convocati a Roma al Ministero dell'Interno, dove vennero ascoltati da un funzionario di alto livello, il questore Vincenzo Caso. Allora, Vincenzo Caso ascoltò la loro versione, le loro lagnanze, no, per questa situazione e si dimostrò diciamo così, preoccupato per il clima così di veleni che si era creato a Firenze, in questura a Firenze. Si tenga presente che l'intervento di Lamperi e Venturini presso il Ministero dell'Interno era stato preceduto dalle notizie sulla denuncia di Giuttari a Papini, per cui già diciamo così che i vertici della polizia erano irritati per questa denuncia. Questo ulteriore elemento, cioè questa lettera di Lamperi e Venturini, non fecero altro che incrementare questa loro irritazione. Per cui cominciamo a intravedere quali potevano essere i motivi che avrebbero indotto i vertici della polizia a chiedere il trasferimento di Giuttari. Allora, diciamo qualcosa ancora su Maria Grazia Frigo, sulla sua testimonianza. No? Ho già detto che in sede dibattimentale si contraddisse numerose volte e anche il presidente non fu benevolo nei suoi riguardi e in effetti in sentenza la sua testimonianza fu assolutamente squalificata. Vennero elencate, si leggono una serie di ragioni che la squalificano. Poi, al fondo, diciamo, di tutte queste ragioni si legge questo.
Il che, cioè tutti questi motivi, sta chiaramente a significare o che la Frigo si è inventata tutto, per la sua mania di protagonismo o per apparire comunque nella vicenda di Vicchio, o che quell'auto non era quella condotta dal Pacciani, come è dato cogliere anche dalle dichiarazioni del Lotti, che ha parlato di un diverso percorso fatto nel viaggio di ritorno dalla piazzola a delitto avvenuto. Qui si capisce anche perché i giudici non dettero molto credito alla testimonianza Frigo, perché in effetti, magari chi lo sa, io nel mio blog ho un articolo, no, che parla di questo, ma questa testimonianza si accordava malissimo con una testimonianza ritenuta ben più affidabile, quella di due coniugi che avevano visto due macchine, una rossa e una bianca, sempre diciamo, nei dintorni del delitto, ma le due testimonianze non si accordavano e i giudici evidentemente diciamo, badarono bene di escluderne una. Ritiene quindi la Corte di non riconoscere credibilità alla suddetta testa, a prescindere da ogni considerazione sulla certezza dell'asserito riconoscimento del Pacciani e sull'asserita memoria fotografica della stessa testa, di cui ha in particolare parlato il marito nella medesima udienza del 7 luglio 97. Allora, abbiamo visto che queste scaramucce durante il processo avevano già avvelenato il clima tra Giuttari e i suoi superiori. Questo clima si avvelenò ulteriormente alla fine di questo processo, che si concluse, l'ho già detto più volte, lo ripeto, il 24 marzo del 98. Appena un mese dopo si cominciò a parlare di un libro in preparazione. Si legge su Repubblica del 25 aprile, cioè un mese dopo, 24 marzo finisce il processo, 25 aprile si legge su Repubblica. L'idea di scrivere un libro sul mostro di Firenze l'accarezzava da tempo. Non un romanzo ispirato a uno dei casi di cronaca più inquietanti degli ultimi 30 anni, ma un true crime, ovvero qualcosa di più di un giallo. Una narrazione in forma di saggio dove si raccontano fattacci accaduti davvero, appoggiandosi a documenti e prove, rinunciando alla fiction. Quelle di Carlo Lucarelli, il miglior giovane giallista italiano e da qualche mese conduttore televisivo di successo, sono prove eccellenti. Per scrivere il suo libro sui delitti delle coppiette che per anni hanno seminato l'incubo nella campagna toscana, probabile titolo Compagni di sangue, lo pubblicherà a metà maggio la casa editrice Le Lettere, se vi ricordate, ha utilizzato i documenti fornitigli da Michele Giuttari, capo della squadra mobile di Firenze, interrogatori, verbali dei processi e delle deposizioni in folcloristico vernacolo toscano, che Lucarelli ha inserito senza cambiare una virgola, mantenendo integro il tono grottesco. Il libro uscirà a doppia firma e sarà strutturato in 3 parti, racconta Lucarelli. Una iniziale e una finale, scritte in terza persona, dove è il giallista a parlare, a raccontare i fatti dall'esterno. In mezzo una corposa porzione in prima persona, dove la parola passa a chi ha condotto le indagini. Qui siamo al 25 aprile. Il 18 maggio Giuttari e Lucarelli presentarono il libro in una conferenza stampa alla quale era presente anche Paolo Canessa. Come era prevedibile, cioè naturalmente parlarono più o meno di quali erano gli argomenti del libro. Come era prevedibile, l'interesse di chi aveva ascoltato questa conferenza stampa, dei giornalisti, non fu per la vicenda dei compagni di merende, che ormai si era chiusa con la condanna di Vanni e Lotti, ma a quelle che sarebbero state le indagini future, a quelle demandanti. Abbiamo visto, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde, il pittore, eccetera, eccetera. Allora, il giorno dopo, 19 maggio, ci fu la presentazione di questo libro al Maurizio Costanzo Show, una discussione su questo libro, e naturalmente si discusse soprattutto di questa storia del mandante, dei mandanti. In questa trasmissione, in questo Maurizio Costanzo Show, c'erano Lucarelli, Filastò, Francesco Bruno, Renzo Rontini, il padre di Pia, Giampaolo Curandai, uno degli avvocati di parte civile del processo, e Ugo Fornari, che era lo psichiatra forense che aveva fatto la perizia su Lotti assieme a Lagazzi.
Ecco, io ho già detto in un video precedente che sarebbe interessante recuperare il filmato di questa trasmissione, no? Di questo, che deve essere stata una cosa proprio, diciamo che questa storia dei mandanti era un argomento che lasciava un po' tutti perplessi, ma del quale si parlò e mi sa che si dissero tante sciocchezze e sarebbe interessante ascoltarle. Comunque, diciamo che io non ho rintracciato questo filmato, se qualcuno di voi sa dove è, se è su YouTube, io non lo so, me lo segnali. Comunque ci sono dei resoconti giornalistici, come questo di Repubblica del 20 maggio, dove si legge: un mandante ricco, colto e potente, che usa i rozzi compagni di merende come massacratori delle coppie e poi interviene sulla scena del delitto, forse per eseguire personalmente le mutilazioni. È lo scenario che emerge dalle ultime indagini sui delitti del mostro. Credevo di avere delle idee, adesso non le ho più, sono confuso, sintetizza Maurizio Costanzo al termine del dibattito andato in onda ieri su Canale 5, su Compagni di sangue, il libro scritto dal giallista Carlo Lucarelli e dal capo della squadra mobile Michele Giuttari. Lanciando l'ipotesi di un mandante ricco, raffinato, medico, anzi ginecologo, un dottor Jekyll in micidiale connubio con un Mr. Hyde rappresentato da Pacciani e compagni, e gettando qualche fascio di luce sull'inchiesta Ter, sui delitti, il libro ha già scatenato notevoli polemiche. La trasmissione di Costanzo, a cui Giuttari non ha potuto partecipare, probabilmente le dilaterà. Giuttari a questa trasmissione non andò perché gli fu espressamente vietato dai suoi superiori. Anche la procura non fu molto contenta di questo libro e c'era stata, dopo la presentazione, dopo la conferenza stampa, un incontro tra Canessa e il suo collega più anziano, Fleury, riguardo questo argomento. Quello che i due si erano detti venne riportato nello stesso articolo di Repubblica del 20 maggio. Prima una riunione a quattro occhi, l'aggiunto Francesco Fleury e il sostituto Paolo Canessa. Dopo la conferenza per presentare il libro bomba, Compagni di sangue, scritto dal capo della squadra mobile Michele Giuttari, non si erano ancora confrontati. Poi con molta calma ma altrettanta franchezza arriva il commento secco di Fleury. Stiamo valutando se in quelle pagine c'è stata una violazione del segreto istruttorio. Di sicuro non è stato opportuno rivelare certi particolari ed è altrettanto sicuro che gli argomenti di questo libro ce li troveremo pari pari nei motivi di appello della difesa alla sentenza dei compagni di merende. Insomma, un libro che poteva essere evitato per contenuti e tempi di uscita e che potrebbe costare qualche fastidio anche a chi lo ha scritto. Fleury dice che la procura sta valutando e che non è solita anticipare le proprie iniziative a mezzo stampa. Sui mandanti dei duplici delitti del mostro c'è un'indagine in corso su cui questo ufficio sta lavorando da tempo e di cui non abbiamo intenzione di parlare. E questo, sia chiaro, non vuol dire confermare quello che si ipotizza nel libro. Paolo Canessa non ha voluto commentare il contenuto del libro. Lunedì mattina era presente alla conferenza stampa di presentazione, ma appena le domande dei giornalisti si sono accentrate sui particolari dell'inchiesta Ter, quella sui mandanti dei delitti, Canessa ha immediatamente lasciato l'aula dell'hotel Baglioni. Allora, questa dichiarazione di Fleury a Giuttari non fece né caldo né freddo, cioè era chiaramente una reprimenda, Fleury addirittura minacciava di conseguenze legali perché aveva scritto il libro. Allora, su Repubblica del giorno dopo, il 21, c'è un'intervista di Giuttari. Leggiamone qualche stralcio. Chiede il giornalista: pentito di avere scritto il libro? No, assolutamente. Ci ho pensato molto prima di dire sì alla casa editrice Le Lettere, ma ora rifarei esattamente quello che ho fatto, perché i bisogni che mi hanno spinto sono ancora forti dentro di me. Quali bisogni? Volevo far riflettere sull'inchiesta bis. Alcuni elementi hanno reso la vicenda unica e irripetibile, dice il giornalista. Resta il fatto che molti non hanno gradito l'idea del libro, a cominciare da magistrati fiorentini, addirittura in procura sembrano decisi a non affidarle più le indagini. È vero? Non mi risulta. La delega ce l'ho io e continuerò il mio lavoro come sempre.
Giornalista, e il particolare del blocco da disegno sequestrato al pittore svizzero, simile a quello sequestrato a Pacciani, che secondo l'accusa era di uno dei tedeschi uccisi nell'83? Parleremo più avanti di questo blocco Schizzenbrunnen che venne sequestrato al pittore, simile a quello che venne sequestrato a Pacciani. È un'analogia inquietante, ma da valutare, come se la setta, i mandanti fossero avessero preso l'idea di comprare blocchi Schizzenbrunnen come quello che aveva comprato il povero ragazzo tedesco e che se l'era portato nel suo camper dalla Germania, no? È una cosa assurda. Al momento sappiamo solo che Pacciani e il pittore svizzero hanno frequentato la stessa villa di San Casciano. Giornalista, probabilmente, proprio perché è un episodio da valutare, la procura preferiva tenerlo segreto. Ma è significativo, risponde Giuttari, come gli altri contenuti del libro, e io volevo che la gente conoscesse per la prima volta tutta la storia dell'inchiesta, non da un altro, ma da chi l'ha vissuta dall'interno. Il racconto dell'investigatore, insomma, qualcosa di diverso da tanti libri scritti finora sul mostro, con presupposti e obiettivi differenti dal mio. Quasi uno sfogo? No, nessuno sfogo, ma un messaggio. Lasciato a chi? Chiede il giornalista. Al mandante dei delitti della calibro 22, a chi finora è rimasto nell'ombra e continua a nascondersi dietro le quinte. Un modo per avvisarlo e dirgli: so che ci sei e lavorerò per scoprirti. Allora, questa suona un pochino, diciamo così, insomma, ognuno può dare il giudizio che vuole, no? Ma queste giustificazioni di Giuttari per aver scritto il libro sono un pochino poco credibili. Mi si consenta di dire la mia opinione. Questo libro sarebbe stato un messaggio per il mandante. In un articolo di Panorama, uscito in quei giorni, è il numero 1676, datato 28 maggio del 98, Giuttari rincarò la dose, affermando: mi hanno tappato la bocca, sono un poliziotto e obbedisco, ma con molta amarezza. Un funzionario avrebbe anche il diritto e il dovere di contribuire ad una corretta informazione su vicende come i 16 omicidi di Firenze. Nello stesso articolo il giornalista diceva delle cose molto pesanti. Un poliziotto descrive, il giornalista che si chiama Maurizio Bono, un poliziotto descrive in un libro, Verità, l'indagine su Pacciani e compagni e gli errori dei colleghi, ma viene zittito. Ecco perché. La ragione va cercata nelle pagine in cui narra come si è imbattuto negli errori di colleghi e giudici che l'hanno preceduto. Indizi trascurati, testimoni incomprensibilmente dimenticati, come quella signora dal grande senso civico, Maria Grazia Frigo, che sentì sparare e tornando vide in faccia il guidatore. E lo disse nel 92, ma non fu presa in considerazione. Qui sta il bello. Quasi tutti i protagonisti dell'inchiesta scalcinata hanno fatto nel frattempo carriera. Inchiesta scalcinata, quella di prima di quella di Giuttari, no? Quella su Pacciani. Hanno fatto carriera i protagonisti di questa inchiesta. Piero Luigi Vigna, pubblico ministero a Firenze dall'inizio dell'indagine, è ora a capo della procura antimafia. Uno dei sostituti procuratori delle indagini, Silvia Della Monica, adesso ha per le mani a Perugia l'inchiesta bollente sull'alta velocità. La squadra antimostro era coordinata dal capo del nucleo centrale anticrimine Gianni De Gennaro, da poco vicario del capo della polizia Fernando Masone. Il funzionario che dirigeva la squadra regge da allora l'unità analisi crimine violento, vantato gioiello tecnologico dell'indagine all'americana. Che sfortuna Giuttari! La sua carriera la stava facendo anche lui. Ora invece circola la voce di un trasferimento per aver detto la sua. Insomma, queste frasi non sono attribuite a Giuttari naturalmente, no, sono frasi del giornalista, però il fatto che in quello stesso articolo ci fosse una intervista a Giuttari rendeva queste frasi, diciamo così, molto irritanti per i vertici della polizia. Allora, siamo arrivati in fondo a questo video. Qui è bene precisare una cosa, no? Che il mio resoconto non intende assolutamente
andare a riconoscere torti e ragioni di tutti questi protagonisti, no? Anche se io la mia idea ce l'ho, magari si sarà anche capito da quello che ho detto, ma non è questo quello che conta. Quello che conta in questa sede è dimostrare che questo clima che c'era in quel periodo lì fu all'origine di quelli che poi saranno i tentativi di trasferimento di Giuttari. Cioè i suoi superiori, i vertici, naturalmente questo clima che si era creato alla squadra mobile di Firenze non potevano accettarlo. Cioè a Firenze, alla squadra mobile, non c'era bisogno soltanto di indagare eventualmente sui mandanti, questi fantomatici mandanti del mostro, ma alla squadra mobile le indagini sono ben altre, sono indagini sulla criminalità di una città e a Firenze c'era bisogno di una squadra mobile che funzionasse bene. Questo, diciamo così, è il tentativo di chi vi sta parlando di chiarire questi aspetti della questione. Poi se le parole di Giuttari vennero travisate, se vennero eccessivamente così amplificate, se aveva ragione Lamperi, aveva ragione lui in questa polemica, questo è un altro discorso che non è, diciamo così, l'oggetto di questo video e del video successivo, la seconda parte del video che sarà registrato successivamente. Per il momento vi saluto.